Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like direttamente sul mio canale, iscrivetevi adesso e attivate la campanella, perché tra i miei iscritti io voglio te. Bene, oggi parleremo del generale M. Bison, il quale è certamente il personaggio più crudele ed ambizioso di tutto il roster di Street Fighter. In particolare cercheremo di capire se egli, grazie alle tecnologie di cui dispone, è da considerarsi un essere immortale. Ma prima vediamo la sigla! Certo, Bison non solo è il più crudele, ma anche il più ambizioso tra tutti i personaggi di Street Fighter, perché chi oltre a lui intende a tutti i costi dominare il mondo intero? Bison ha fatto la sua prima apparizione in Street Fighter 2, nell'ormai lontano 1991, ove costituiva l'ultimo ostacolo da superare per poter portare a casa la vittoria. Sappiamo che egli è nato il 17 di aprile, ma non ne conosciamo la nazionalità. È alto 182 cm e pesa 80 kg. Le sue misure sono 129, 85, 91 ed il suo gruppo sanguigno è di tipo A. Il suo stile di combattimento si basa sull'utilizzo dello Psycho Power. Tale potere lo rende di gran lunga più forte e veloce di un essere umano normale. Tra le sue abilità speciali c'è anche quella che gli consente di ipnotizzare i propri avversari. Narcotici, esperimenti sugli esseri umani, traffico d'armi sono solo alcuni dei settori criminali che i tentacoli del crudele dittatore abbracciano. Ritenuto morto varie volte, Bison sembra sempre acquisire un nuovo corpo fisico per tornare ad affliggere il mondo ancora e ancora. Bison è uno dei 4 boss di Shadaloo, assieme a Balrog, Vega e Sagat, ma egli è decisamente il più forte tra i 4 re. Bison è il responsabile della presunta morte di Charlie Nash, il miglior amico di Guile, e della sparizione di Dorai Lee, padre della più nota Chun-Li. Ha ucciso il padre di T-Hawk e creato e fatto il lavaggio del cervello di tutte le dolls, Cammy compresa. Un vero galantuomo, non c'è che dire. Prima di Bison, il suo maestro, del quale non sappiamo nemmeno il nome, era l'unica persona al mondo in grado di utilizzare il Soul Power. Si dice che egli abbia insegnato le tecniche che consentono di utilizzare questo immenso potere solamente a Bison e ad un'altra persona, prima di essere ucciso. Non sappiamo se fu lo stesso Bison ad ucciderlo, ma conoscendo il crudele dittatore, è molto probabile che sia stato lui. In seguito, Bison cambiò il nome del potere che aveva appreso da Soul Power in Psycho Power, perché diverso era l'utilizzo che ne faceva rispetto al suo maestro. Chi era l'altra persona alla quale il maestro di Bison aveva insegnato ad utilizzare il Soul Power? La Capcom non ce lo rivela apertamente, ma ce lo fa capire in modo chiaro, dato che l'unica persona al mondo in grado di utilizzare il Soul Power è Rose, la nostra cara connazionale, residente nella splendida città di Genova. Il corpo del crudele dittatore è permeato dallo Psycho Power, che gli consente di creare e liberare masse di energia oscura,
mentre il corpo di Rose è ripieno del Soul Power, che gli consente di creare ed emettere energia benevola. Ciò che differenzia lo Psycho Power dal Soul Power è l'intento di chi lo utilizza. Se questo potere spirituale viene utilizzato da una persona malvagia per compiere il male, ci troviamo di fronte allo Psycho Power. Se invece tale energia viene utilizzata da una persona d'animo nobile e per fini lodevoli, ci troviamo di fronte al Soul Power. Bison sfruttò la sua conoscenza nell'utilizzo dello Psycho Power per creare uno dei più potenti strumenti che il mondo abbia mai visto, lo Psycho Drive. Questa terrificante macchina è in grado di estrarre l'energia vitale dalle malcapitate vittime e di esperlerla sotto forma di un raggio laser dalla potenza devastante. Inoltre, lo Psycho Drive è in grado di utilizzare lo Psycho Power per curare ogni ferita, non importa quanto grave o mortale essa sia. Ricordate le ferite che Bison aveva riportato al termine di Street Fighter Alpha 3? Nessun essere umano sarebbe sopravvissuto, ma lui, grazie al potere fornitogli dallo Psycho Drive, riuscì a ristabilirsi ed a tornare sulla scena più forte e cattivo di prima. Bison è un grande stratega ed ha sempre un piano di riserva qualora i suoi malvagi piani vengano sventati. La sua maestria nell'utilizzo dello Psycho Power gli ha dato la capacità di trasferire il suo spirito in altri corpi, qualora il suo dovesse essere distrutto. Egli ha dato sfoggio di tale tremenda abilità dopo la sua prima sconfitta, quando trasferì il suo spirito nel corpo di Rose, con la quale condivide l'anima. Un'anima suddivisa in due corpi. Probabilmente questo è uno dei misteri che avvolgono gli utilizzatori del Soul Power. Fu solo quando la Shadow riuscì a creargli un nuovo corpo permanente che egli abbandonò il corpo di Rose per trasferirvisi. Da allora Bison destinò molte delle ingenti risorse della Shadow alla creazione e dal perfezionamento di questi corpi di riserva, per non trovarsi mai più senza un corpo in caso di necessità. Il programma denominato Dolls aveva proprio questo scopo. Inoltre, Bison ha creato il torneo di Street Fighter per due motivi. Numero 1. Scovare i migliori combattenti del pianeta, far loro il lavaggio del cervello ed utilizzarli come soldati al servizio della Shadow. Numero 2. Avere dei forti corpi di riserva nel caso ne avesse bisogno. Data la tecnologia di cui dispone, dello Psycho Drive e della possibilità di trasferire il proprio spirito nel corpo da lui prescelto, Bison può essere a tutti gli effetti considerato un essere umano immortale. Bene, e con questo approfondimento riguardante M. Bison si conclude la lunga serie di video dedicata ai personaggi di Street Fighter 2. Se vi sarà un numero di richieste sufficientemente alto, continuerò a parlarvi dei personaggi facenti parte del roster di Street Fighter, che, considerando tutti i capitoli della serie, è davvero sterminato. Se il video ti è piaciuto, lasciami un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Bison e di Street Fighter, che sono davvero tanti. Io nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.